My name is Desmond Miles. I'm a prisoner of war. A war I never knew existed. Waged by two groups I never thought were real. Templars and Assassins. The Animus showed me the truth. The things I've seen, the things I've been. 1,000 years of history flowing through my veins, brought to life by this machine. They're using it. Using me to search for something. Call it the Apple. It's an artifact. One of many so-called pieces of Eden. The Templars collect them. It's how they stay in power. And if the Templars get their hands on another one, everything will change. They want to make us all their slaves. When they first brought me here, I was afraid of what would happen if I tried to fight back. Now? Now I'm afraid of what will happen if I don't. But I can't do it alone. And maybe I don't have to. I met someone. Her name is Lucy. I think she's on my side. She's gone now. She was taken away by that bastard Warren Vidic and his Templar masters. I don't know what will happen to her, or what'll happen to me. All I know is I need to get out of here. And I need to do it soon. My name is Desmond Miles, and this is my story. We have to go. Lucy, where have you been? Why did they— Now! Get in. What's with the blood? Are you okay? Look, we have maybe 10 minutes, maybe, before they figure out what I've done. If we're not out of here and on the road before then... Wait, we're leaving? Desmond, I promise I'll answer all of your questions later. But right now, I need you to just shut up and do what I say. So please, get in the Animus. All right. Spingi! No! Di nuovo! Sì, sì, brava! È maschio! Oh, amore mio, mi dispiace. Ero in banca quando mi hanno avvertito. Sono arrivato troppo tardi. Dallo a me. Giovanni. Shh, amore mio, va tutto bene. Tu sei un auditore, sei un combattente. Perciò, combatti. Sentite qua! Che razza di polmoni! E che nome gli daremo, amore mio? Ezio. Ezio Auditore da Firenze. Get up. Let's go. Yeah, well, I'm gonna need a second. There isn't time, Desmond. We have to leave. Really getting out of here, huh? Sturgo's got some fucked up interior decorators. Stay close. Hey! You're not supposed to be up here! Open this door! I'm calling it in! We have a breach in the research wing. I repeat, there's been a breach in the research Hey, wing. Nice wall. over here. Fancy. There they are! Don't let them get away! Holy shit! Look at this place.
about the cameras? I rigged them to loop old footage. How do you think I managed to hide all your nighttime snooping from Abstergo? You're good. So I've been told. But they're on to us now. We need to hurry. Careful. We need to get to that elevator on the other side of the room. Follow my lead, but keep an eye out for security. I'd rather avoid a fight. Is that an Animus? Stay close. What the? How many of them are there? Stay with me. Is it Animuses or Animi? What do you think, Lucy? Lucy? What do they need with all of them? Desmond. I thought this card would work. It must be on a separate system, and I don't have the code. Wait. Shit. Come on. How did you do that? I don't know. Let's go. It's always something. What was that in the Animus? Subject 16? Ezio, Audi something? I think we've been wrong all along. That's why we need to get out of here. Vidic and the Templars, they're only part of the problem. What do you mean? I'll explain when we get there. Get where? Get in. You're joking. It's for your own protection. Oh, man. We're almost there. Thanks for that. It was great. Shoved in the trunk, bouncing around. Loved This it. way. So, gonna tell me what's going on now? There was a reason for the escape, Desmond. Figures. We need your help. For what? Another treasure hunt through time? Abstergo's gonna replace their Apple of Eden. The map your ancestor found guarantees it. The other assassins, they'll do what they can, where they can, but What? What is it? we're losing this war, Desmond. The Templars are too powerful. And every day, more of us die. I still don't see how I fit into things. We're going to train you. Turn you into one of us. What? No. No, you've seen me in action. I'm no good at this, and even if I was, it would take months. Years even. No. Not with the Animus. Not with the bleeding effect. But I'm just one guy. Sometimes, that's all you need. So that's why you found him.
My ancestor. What was his name? Ezio? If you can follow in his footsteps, you'll learn everything he did, just like he did. Years of training, absorbed in a matter of days. You broke me out of Abstergo and brought me here just to make me an assassin? Look, there's more to it than that, but it'll have to wait. Trust me, okay? All right, I'm in. Tell me what you need. Really? You're sure? I thought you'd be happy about this. Sorry, I'm just a little surprised. I spent the whole ride over here figuring out how I was gonna convince you to do this. Save it. After what those Templar bastards put me through, I'm ready, willing, and able. Thank you. Lucy! You made it! God, it's been so long. 7 years, can you believe it? Indeed. Welcome back. Ah, so this must be the infamous Subject 17. Desmond Miles, was it? Who are you? I'm sorry, where are my manners? I'm Sean Hastings. This is Rebecca Crane. Nice to meet you, Desmond. Right, well, it's been lovely chatting, but if you don't mind, Desmond, it's best we get straight to work. Time is precious. Doubly so these days. We've got everything set up and ready, Lucy. Just say the word and we'll get going. Here, I brought you something. A parting gift from Abstergo. Whoa! The memory core! This is amazing. With their data, things are gonna go a lot faster. I'll get to work on merging the code. Hey, Desmond. What's up? Just wondering what your role is in all this. I take care of Baby. It's my job to keep her up and running. Baby? You mean the Animus? Actually, I prefer Animus 2.0, since Baby's twice as awesome as anything you'll find at Abstergo. The Templars might have deeper pockets than us, but they've got no ambition, no passion, no competitive edge. That's why, even with all their resources, anything they can do, I can do better. Faster, too. Anyway, take a seat when you're ready, and we can get started. I just need to make a few more adjustments. Hey, listen. I just wanted to say thank you. And, I'm sorry. Sorry. Yeah, you know, before. Everything at Abstergo. It was just... I wasn't ready. It's okay. No. Going through all that. Knowing that the Templars still exist, what they're planning. What's done is done, Desmond. You're here now, and that's what matters. What's all this stuff for? This stuff, Desmond. Oh, this stuff is nothing special, really, this stuff. It's just the stuff that keeps our entire operation from falling apart, really. It requires a great deal of concentration to keep it all moving, so you'll forgive me if I don't have time to play meet and greet. Sean's in charge of maintaining our knowledge archives. It's like a digital library. He'll be riding shotgun with me while you're in the Animus. So if you come across anything of note, people, places, events, etc., he'll create database entries you can consult for additional information. Yeah, it's not just databases, though. I also provide tactical support for the other assassins. You know, Desmond, the ones who are out there, actually doing stuff, risking their lives, little things like that. Lucy, I've been seeing things. Symbols in my bedroom. The code on the keypad. Just like Altair. It's from the bleeding effect. You're taking on more than your ancestors' memories. You're taking on their skills, too. In this case, eagle vision. Skills? You're more receptive now. So if all goes well, everything Ezio learns in the Animus, you'll learn too. You really think this will work? That I'll become an assassin? You already are an assassin. You'll just be better at it. Yeah, hopefully much better at it. I mean, seriously, I saw the tapes from Abstergo. You didn't even try and escape. What a dick. So how does this work? Of course. Deep breath. Ah! Oh, what are you, a tiny child? Sean! Well...
Here we go. Insieme per la vittoria! Insieme! Silenzio, amici miei! Silenzio! Grazie! Sapete cosa ci porta qui stasera? L'onore. Vieri de Pazzi infanga il nome della mia famiglia e scarica su di noi le sue disgrazie. Se noi... Piantalo con i tuoi deliri, grullo! Buonasera, Vieri. Si stava giusto parlando di te. Mi stupisce vederti qui. Pensavo che i pazzi assoldassero altri per fare il lavoro sporco. È la tua famiglia che chiama le guardie quando ci sono noi, è codardo! Che c'è? Hai paura di trattare gli affari di persona? La tua sorella sembrava contenta del trattamento che le ho riservato poco fa. Uccidetelo! Statemi alla larga! Lasciate, subito! Lasciate! Tenete giù le mani! Ehi! Dietro di te! Federico! Tu che ci fai qui? Volevo vedere se il mio fratellino aveva imparato a fare a botte. E che ti pare? Hai stile. Ma è la resistenza che conta. Vediamo quanti riesci a stenderne prima che abbiano la meglio su di te. Ehi, state indietro! Che diavolo? Lasciatemi! Lasciatemi! Cosa? State indietro!
Indietro! Indietro! Aspetta, Che c'è? Abbiamo quasi vinto. il labbro. È solo un graffio. Aspetta al dottore dirlo. Non è necessario. E tra l'altro non ho soldi per questo tuo dottore. Sperperati tutti in donne e vino, eh? Sperperati non direi. Prestami qualche fiorino. O anche tu hai fatto lo stesso. Frugali. Avranno pure qualcosa in scarsella. Va bene, dovrebbe bastare. Togliamoci di torno prima che arrivino le guardie. Sbrigati, Ezio. Prima finiamo col dottore, prima si va a dormire. Dio del cielo, cosa sta facendo? Non sarà mica un salto in ballo? Ho distillato un elisir di piombo e me lo... Ben trovato, dottore. I fratelli Auditore. Come mai la cosa non mi sorprende? Ma guardate un po' come vi siete ridotto. No, non è nulla. Dovete aiutarlo. Quel bel visino è tutto ciò che ha. Fottiti. Ecco fatto. E ora fuori di qui. Grazie. Di qua. Che nottata. Davvero. Vorrei che fossero tutte così divertenti. Oh, aspetta. Ma lo sono. Meglio tornare a casa, Ezio. Nostro padre si chiederà che fine abbiamo fatto. Già, vorrei evitarmi la ramanzina. Ti va una piccola gara? Eh? Fin dove? Il tetto di quella chiesa. Al mio 3. 1, 2, 3. Il mio fratellino ha ancora molto da imparare. Mi sento quasi in colpa! Non c'è nulla di male a perdere, fratello! Forza allora, di qua. Ma dove vai? Vedrai. Bella vita la nostra, fratello? La migliore. Possa non cambiare mai. E possa non cambiare noi. Va bene, adesso basta. Dobbiamo tornare a casa. Andiamo. Aspetta. Che c'è? Ezio, lascia dormire Cristina. Avrà tutto il tempo per farlo. Dopo. Diavolo, vieni. Meglio nascondersi. Cercate bene, non può essere molto lontano.
ritorno, te l'ho detto sempre. Ho lavorato e basta così, voglio sentire di più. Questa storia è finita. Per la miseria! Ma che diavolo sta facendo? Giovani in età virile, la Guardia Cittadina cerca volontari per pattugliare strade e riserve civiche. Udite, udite! La messa pubblica officiata dal cardinale è prevista per... Cristina! Cristina! Chi è là? Io! Oh, Ezio! Dovevo immaginarlo. Posso entrare? Va bene, ma solo per un minuto. Un minuto mi basta. Davvero? Non intendevo in quel senso. Vieni qui. Ezio. Oh, Ezio. Cristina? Cristina! Sveglia! Arriva il tuo precettore. Forza, figlia mia! Ma che cosa sarà mai sveglia? Porco demonio! Ma che succede qui? Perdonate, messere. Chiedo venia. Io ti ammazzo! Su via. Non è necessario. Guardie! Guardie! Portatemi la sua testa! Ora! Non c'è bisogno di ricorrere alla violenza. Attenzione! Per 15 notti una compagnia... Dovete avermi scambiato per qualcun altro. Mi ha chiesto lei di aiutarla con una cosa. Sono quasi innocente. Ma da dove viene? Non c'è un Dio penso. Ehi, non costringetemi a intervenire! Ehi, voi! Aspettate un attimo! Sarà una scommessa fra ubriachi. Ammonisce i suoi membri a non fare affari con i Bentivoglio di Bologna.
Coraggio! Affidatemi i vostri ordini! E quel carico che non mi hai mai consegnato? Buongiorno, padre. Vieni con me. Qualcosa non va? Credi ch'io sia cieco e sordo, figlio? So tutto della tua scaramuccia con Vieri dei pazzi di questa notte. E pure della visita a Cristina. La tua condotta è inaccettabile. Mi ricorda me, quando avevo la tua età. Spero che queste distrazioni non interferiscano col tuo lavoro di oggi. No, padre. Avete la mia parola. Ho preparato qui dei documenti per il signor Lorenzo De Medici. Ho bisogno che glieli consegni. Vado subito, padre. Una volta fatto, torna da me. Al magnifico Lorenzo De Medici, mio protettore e amico. Ho fatto quanto mi avete chiesto e concluso l'indagine sull'incidente di Milano. Posso confermarvi che riguarda ben altro che il malcontento per il governo del duca Galeazzo Sforza. Ritengo che altri individui, bramosi di vantaggi ben maggiori, abbiano manipolato gli eventi al fine di ottenere i propri scopi senza esporsi di persona. Lampugnani, Olgiati e Visconti si sono macchiati del crimine, certo, e hanno avuto la fine che meritavano per il loro tradimento. Ma diversi altri nobili sono implicati, e tra essi il nostro Francesco De Pazzi. Non mi è ancora chiaro il loro movente, ma le prime scoperte indicano un piano, il cui fine non potrà che turbarvi. Ritengo opportuno continuare questa conversazione di persona, giacché sono restio a mettere per iscritto i miei sospetti. Comunicatemi dove e quando ci incontreremo. Ho ordinato altresì che Messer De Pazzi venisse arrestato dal gonfaloniere finché la faccenda non sarà chiarita. Vostro servitore, Giovanni. Broccoli, rape, cavolfiori! Carne fresca! Sempre fresca! Desidera ricordare a tutti i cristiani di sicura fede che occorrono limosine in Solo per voi la bellezza, l'onestà e l'esperienza accumulate. Ah, Ezio, ben trovato. Come state? Come sempre. Ho una lettera per Messer Lorenzo. Gliela farò avere quando sarà di ritorno. Di ritorno? Sono andati alla villa di Careggi, ahimè. Non faranno ritorno prima di un giorno, almeno. Riferirò a mio padre. Ho anche qualche accessorio, magari non li reputate utili, ma vedrete. Una scommessa. Fate attenzione con questo. Cosa sei, in spagnolo? Era meglio che non vada in cervello, invece no. Non lo conosco. Cavolo! Laggiù, Maledetto. Lo sai.
abbiamo finito le scene sacre all'aperto, ma colgo ordinazioni. Ci sono dei cartoni pronti con Dio del cielo, ha perso il senno. Sempre freschi! Bravo, datti da fare. Bischero! Ah, salute, figliolo. Ricordi il mio amico Uberto? Buongiorno, gonfaloniere Alberti. Buongiorno a te, giovanotto. Hai consegnato il messaggio. Sì, padre, ma pare che Lorenzo sia fuori città. Questo non l'avevo previsto. Che cosa importa? Dovrai solo aspettare un paio di giorni. Ascolta, tua madre e tua sorella ti stavano cercando. Avrò ancora bisogno di te più tardi, ma per adesso vedi se puoi aiutare loro. Siete sicuro? Sì, ora, se vuoi scusarci. È stato un piacere, Ezio. Buongiorno, Ezio. Buongiorno a voi, madre. Come state? Sto bene. E tu? Ti stai riprendendo dalla notte scorsa? Non so davvero a cosa vi riferiate. Certo che no. Comunque, ho una commissione da fare. Vorrei che mi accompagnassi. Con piacere. Vieni, non dista molto da qui. So tutto della tua zuffa con Vieri. Quale zuffa? Oh, ti prego, smettiamola con i giochini. Ci ha insultato. Non potevo permettergli di continuare. Sono sicura che stia passando un brutto momento per le accuse contro suo padre. Francesco De Pazzi è un essere spregevole, ma neppure io l'ho mai creduto capace di un omicidio. Che cosa gli accadrà? Immagino che ci sarà un processo. E mio padre testimonierà? Per forza. È lui che ha in mano le prove. Vorrei che ci fosse un altro modo, però. Non c'è nulla da temere. Tutti vogliono che sia fatta giustizia. È una circostanza incresciosa, ma passerà. Eccoci qua. Salute, Leonardo. Madonna Maria! Questo è mio figlio, Ezio. Molto onorato. L'onore è mio. Vado a prendere i dipinti. Torno subito. Ha un grande talento. Immagino. Esprimere se stessi è essenziale per godersi la vita. Dovresti trovarti qualche sfogo. Sono pieno di sfoghi. Oltre alla topa, intendo. Madre! Torniamo a casa vostra? Sì, sì. Ezio, ti spiace aiutare Leonardo? Allora, Ezio, di che ti occupi? Sta lavorando per suo padre. Ah, diventerai un banchiere. Per ora. E tu? Pittura, vero? A dir la verità è un po' difficile collocarmi. La pittura mi piace, ma a volte mi pare che al mio lavoro manchi, non lo so, uno scopo. Capisci cosa intendo? Vorrei occuparmi di cose più concrete, più reali, come l'architettura magari, o l'anatomia. Non mi accontento di riprodurre il mondo, voglio cambiarlo. Oh, Leonardo, non ho alcun dubbio che farete grandi cose. Vi ringrazio, Madonna, siete molto cara. Assaggiate i miei saccati! Grazie dell'aiuto, figliuolo. Non ti distolgo ulteriormente dai tuoi doveri. È stato un piacere conoscerti, Ezio. Spero di rivederti presto. Anch'io.
Buondì, Claudia. Come stai? Bene. Non dovresti nascondermi le cose. È Perduccio. Che ha fatto? Credo che mi sia stato infedele. Chi te l'ha detto? Le altre ragazze. Pensavo che fossero mie amiche. Arpie. Faresti bene ad evitarle. Io lo amavo. No, Claudia. Tu credevi di amarlo. Gli auguro di soffrire per ciò che ha fatto. Aspetta qui. Vado a dirgli 2 parole. Canaglia! Ma che avete in testa? Il miglior manzo stagionato! Duccio, è bellissimo. Voglio solo il meglio per te, amore mio. Ma che ne è di Claudia? Non ti eri promesso a lei? Mio padre dice che potrai avere di meglio che un auditore. Birbante! Vieni, camminiamo un poco. Camminare? Oh, io ho ben altro in mente. No, Duccio. Ehi, lurido porco! Ezio, amico mio. Ma che ti piglia? Insulti mia sorella, andandotene in giro con questa puttana. Ma di che stai parlando? Ho visto il dono che le hai fatto. Ho udito le tue parole. Forse tua sorella non dovrebbe essere così avara con la sua virtù. Le hai spezzato il cuore. E a te spaccherò la faccia. Voi auditori siete bravi solo a parlare, ma quanto ai fatti... Ah! Ti farò pentire di quello che hai detto. Basta, mi arrendo. Sta lontano da mia sorella. Gettati nel fango! Indietro, avete fatto abbastanza, li raccoglierò io. La signoria ha indetto un concorso per erigere una nuova sala del municipio presso Santa Maria Novella. I membri dell'arte dei maestri di pietra e legname, intenzionati a partecipare, devono presentare richiesta al gonfaloniere. Non sarà mica un salto in banco.
Siete voi l'infinito. Luigi, il mercante. Può curare Impressionante. ogni morbo, Meglio che stia là. procurando sollievo e rinnovato vigore. Vitello! Azzo! Agnello! Sia un altro condottiero. I cittadini di A tutti i mercanti che operano entro... Assaggiate i miei saccati! In città non c'è di meglio! Ehi, Ezio! Che cosa ci fai qui fuori, Petruccio? Dovresti stare a letto. Voglio quelle piume. Per fare che? È un segreto. Se te le vado a prendere, tornerai dentro casa? Sì, te lo prometto. I membri dell'arte dei maestri di pietra e legname, intenzionati a partecipare, devono presentare richiesta al gonfaloniere. A tutti i membri dell'arte della seta. Badate ai minerali grezzi dell'ultimo carico. Aprite le orecchie! Ho anche delle merci della forza di mio fratello. Vi prego. Tieni, come promesso. Grazie, fratello. Ancora non mi hai detto a che ti servono. Vedrai, vedrai. Ezio, entra, figliolo. Ho bisogno che consegni questi plichi a dei miei consociati in città. Ho bisogno anche che ritiri un messaggio da una colombaia non lontano da qui. Va bene, sarà fatto. Torna qui non appena finito. Ci sono faccende di cui dobbiamo parlare. E per favore, figliolo,
Sta lontano dai guai. Hm? Verdura fresca di giornata! Ascoltate! Fra Donato, mio uomo, desidera... Brava gente di Firenze, un messaggio dall'arte della lana. Sei il figlio di Giovanni? No, idiota. È solo uno che per caso è tale e quale a lui. Dammi qui. Sto tranquillo, ragazzo, non siamo contagiosi. Almeno non io. Sembra ben armato e lavoro. Ascoltate tutti! Il mercante di vino che ha lasciato il carro davanti al banco del macellaio Vito deve spostarlo prima che passi la processione di Santa Croce, altrimenti sarà punito. Qualità eccelsa a prezzi contenuti. Vedete? Una? Sto forse sognando. All'attenzione dei rispettabili membri dell'arte del cambio. Un messaggio dall'arte della lana. Possa la festa di San Giovanni quest'anno essere occasione di letizia e orgoglio per la nostra splendida città. I maestri della città. Una compagnia di mercenari stazionerà nei campi a nord-ovest della città. Ascoltate tutti! Il mercante di vino che ha lasciato il carro davanti al banco del macellaio Vito. Ho una consegna da... Giovanni Auditore, Sì. ti hanno seguito. No. Perché dovrebbero seguirmi? Dammi il plico. Dì a tuo padre che ci muoviamo stanotte, che faccia altrettanto. Chi si muove? Che succede qui? Ehi, tornate qui! Spiegatevi! La qualità del suo lavoro. Egli è un vero artista. Luigi, il mercante del pesce di San Marco, vuole che tutta la cittadinanza sappia che i suoi...
volontari per pattugliare strade e riserve civiche. Perché unirsi ai condottieri mercenari quando si può servire in difesa della Repubblica? Notti una compagnia di mercenari stazionerà nei campi a nord-ovest della... Ascoltate tutti! Il mercante di vino che ha lasciato il carro davanti al banco del macellaio Vito deve spostarlo prima che passi la processione di Santa Croce, altrimenti sarà punito! Santo cielo! Per 15 notti una compagnia di mercenari stazionerà nei campi a nord-ovest della città! Più veloci! Non perdete! È qui! Sarà per me. Salute a voi! Prezzi così bassi che non crederete ai vostri occhi! Venite a vedere! Non rimarrete delusi! Molti infatti ne hanno ricavato meno bronzo del previsto. Dunque il rame contiene impurità. Chi è quello là? Ma che cosa fa? Luigi, il mercante del pesce di San Marco, vuole che tutta la cittadinanza sappia che i suoi prezzi sono imbattibili, come la freschezza della sua merce. Un altro mercenario. Sarà francese. Dove l'avrò? Forse Dove l'avrò? Basta, ma dovete prenderlo! Ora! Venite la passione veloce! Il mantello... Laggiù! La miglior qualità la garantisco io! E che... Fermati! Dio del cielo! Deve spostarlo prima che passi la processione di Santa Croce, altrimenti sarà punito. A tutti. Udite! Le notizie di oggi.
scene sacre all'aperto, ma accolgo ordinazioni. Guardate che meraviglia, quest'agnello! Padre? Federico? Oh, Serezio, grazie a Dio. Che è successo? Dove sono tutti? Hanno portato vostro padre e i vostri fratelli a Palazzo della Signoria, in prigione. E mia madre? Mia sorella? Ezio. Claudia? Stai bene? Sì, ma nostra madre... È sconvolta. Ha opposto resistenza e loro... Qui sono in pericolo. Puoi portarle da qualche parte? Sì, da mia sorella. Bene, d'accordo. Intanto andrò a trovare mio padre. State attento, messer Ezio. Le guardie cercavano anche voi. Andare in giro così sarà un nuovo costume. Questa storia è che venisse il cancro. Non avete visto l'enorme... Luigi, il mercante del pesce di San Marco, vuole... Ascoltate! È stato posto all'attenzione della signoria il problema dei giovani che per questo si arrampicano sugli edifici cittadini. Nulla lo vieta, ma si ricorda che il divertimento sarà... Dio bene! Il mercante del pesce di San Marco vuole che tutta la cittadinanza sappia che i suoi prezzi sono imbattibili, come la freschezza della sua merce. Non dovresti stare qui, vattene! Nessuno può stare qui, vattene! Ezio. Padre, che è accaduto? Qualche percossa, ma sto bene. Che ne è di tua madre e di tua sorella? Sono al sicuro. Ci ha pensato Annetta? Sì, ma... ve l'aspettavate? Non in questo modo e non così presto. Ma ora questo non conta. Che volete dire? Spiegatevi! Non c'è tempo, ascolta bene. Torna a casa. Nel mio studio c'è una porta segreta. Usa il tuo fiuto per scoprirla. Lì troverai una cassa. Prendi tutto ciò che contiene. Molte cose ti parranno strane, ma hanno tutte grande importanza. Hai capito bene? Sì. Bene. Tra queste c'è una lettera, assieme ad alcuni documenti. Ho bisogno che tu porti quelle carte a messer Uberto. Era con me nel mio studio stamane. Il gonfaloniere, me ne ricordo. Ora vi prego, ditemi che accade. È opera dei pazzi tutto questo. C'era un messaggio per voi alla colombaia, diceva... Va, Ezio, presto. Si arrampicano sugli edifici cittadini. Nulla vieta, ma si ricorda che il divertimento sarà scarso per chi ci rimetterà.
La carenza di grano dovuta allo scarso raccolto di quest'anno ha fatto salire il prezzo a 6 fiorini alla libra. L'arno è esondato nei pressi di Castel Sant'Angelo vicino a Montassino. È stato posto all'attenzione della signoria hanno intrapreso una protesta inviando a Firenze un altro segnale di disobbedienza. Pare che i giovani della città abbiano radunato i membri della nostra onorevole delegazione e ne abbiano denudato le terre. Sto forse sognando? Vero, ma come si fa a passare di qui e non fermarsi da me? Mio padre ha detto che qui c'era una porta. Devo consegnarle a Messer Roberti. Traditore! Ehi, perché quelle spade? Non dovreste arrestarmi? No! Che volete dunque? Che tu muoia! Beh, questo non accadrà. Quindi perché non cerchiamo delle alternative? Non ci sono alternative. Lasciatemi andare! Non sono Salve. nessuno! Ora! Eccolo là! Maledetto. Di sicuro non sei tornato indietro. Razza di gaglioffo. Prossima volta ti ammazzo. Devo andarmene. Subito! Ezio Auditore, che cosa ci fai qui a quest'ora? Io non... Aspetta, prendi fiato, riordina i pensieri. Hanno arrestato mio padre e i miei fratelli. Questo è per voi. Ah,
Ora capisco. C'è stato un malinteso, Ezio. Rimedierò a tutto domani. Come? I documenti che mi hai portato contengono prove di una congiura contro la tua famiglia e contro la città. Presenterò questi scritti domattina all'udienza e saranno liberati. Vi ringrazio, signore. Di nulla, figlio mio. Hai bisogno di un posto sicuro. Sei il benvenuto qui. No, grazie. Ci incontreremo in piazza. Sta tranquillo, Ezio. Andrà tutto per il meglio.